hai fatto la tua prima birra con il kit di fermentazione Birra Mia e ti sei divertito un mondo. Adesso però vorresti qualcosa di più. Vorresti sperimentare e migliorare? Bene, anche se stai usando dei pratici malti pronti, sappi che esistono ben 7 modi per migliorare molto la tua birra da malto pronto. 1. Usare il beer malt al posto dello zucchero. Per ridurre ingombri e costi, il malto pronto non ha quasi mai il giusto quantitativo di zuccheri che servono alla fermentazione. Per questo, nella maggior parte dei malti pronti è indicato di aggiungere un certo quantitativo di zucchero da cucina. Tuttavia, questo zucchero semplice viene completamente digerito dai lieviti, non apportando niente alla birra in termini di sapore, e anzi andando ad affievolire la schiuma e il corpo della birra. Lo zucchero si può sostituire con il beer malt, cioè puro estratto di malto. In questo modo produrrai una birra a tutto malto, che sarà quindi più corposa, con una schiuma più persistente e avrà una maggior pienezza nel gusto. Il beer malt esiste in formato secco, cioè in polvere, oppure liquido, sotto forma di melassa. Il risultato finale però non cambia. Scegli il formato secco o liquido in base alle tue preferenze. L'importante è il colore. In generale il beer malt chiaro, light o dry cristallino chiaro, va bene per quasi tutti i malti pronti. Se vuoi essere più specifico però utilizza il chiaro per le birre chiare, l'ambrato per le birre ambrate e quello scuro per le birre scure. Caso a parte sono le birre di frumento, come Weizen tedesche, Wheat americane o Beer Blanche belga. In questi casi il beer malt adatto è quello di frumento, cioè il beer malt wheat. 2. Usare un lievito specifico. La maggior parte dei malti pronti, in particolare in quelli in barattolo, sono dotati di un ottimo lievito generico, molto semplice da utilizzare perché fermenta tra 18 e 24 gradi. Utilizzando però un lievito specifico per il tipo di birra che si vuole produrre, si migliorerà molto il risultato finale. In fondo è proprio il lievito a fare la birra, perché è lui che compie la magia trasformando il mosto in birra. Ogni lievito ha un profilo aromatico diverso e per questo più o meno adatto al tipo di birra che si vuole produrre. Ti lascio nella descrizione del video un articolo molto utile dove troverai i principali abbinamenti tra malti pronti e lieviti. 3. Fermentazione in 2 fasi. La fermentazione genera dei residui che man mano si vanno a depositare sul fondo del fermentatore. Quando la fermentazione è finita, è possibile riuscire ad eliminare altri residui rimasti in sospensione, lasciando la birra a riposo per un po' di tempo. Per farlo però è necessario fare un travaso, eliminando la prima parte dei residui che si sono formati. Questo passaggio prende il nome di fermentazione in 2 fasi. Servirà un secondo fermentatore e un tubo per travaso, puliti e ben sanificati, mi raccomando. Una volta travasato tutto nel secondo fermentatore è necessario mettere il gorgogliatore e far riposare la birra per altri 5-7 giorni. Se hai a disposizione un fermentatore troncoconico, questo travaso non è necessario. Il fermentatore troncoconico infatti ha una valvola a sfera sul fondo del cono, che ti permette di eliminare i lieviti man mano che questi si depositano sul fondo, evitando travasi e tribolazioni. 4. Travasa prima di imbottigliare. Come abbiamo visto, la fermentazione genera dei residui che si depositano sul fondo. Se imbottigliamo con questi residui presenti sul fondo, potrebbero a un certo punto frammentarsi e finire in alcune bottiglie. Evitare questo è molto semplice. Basta fare un travaso prima di imbottigliare, così da eliminare tutti i residui, esattamente come abbiamo fatto per la fermentazione in 2 fasi. Quindi, prima si travasa per la fermentazione in 2 fasi e si lascia il fermentatore chiuso con il gorgogliatore per 5-7 giorni. Terminato questo periodo, si travasa nuovamente la birra, sempre usando attrezzatura pulita e sanificata, e poi si procede con l'imbottigliamento. 5. Usare bottiglie appropriate. Molti commettono l'errore di usare bottiglie trasparenti o verdi, ingannati dagli scaffali dei supermercati. Questo tipo di bottiglie è adatto solo per la birra commerciale, che viene microfiltrata e pastorizzata, in modo tale da eliminare qualsiasi residuo in sospensione, rendendo il gusto più piatto e omogeneo a favore però di una lunghissima conservazione. La birra artigianale invece non viene né pastorizzata né microfiltrata ed è proprio questo il suo bello.
Inoltre la gasatura avviene direttamente in bottiglia, proprio grazie ai lieviti residui. Se usiamo vetri troppo sottili e di colori chiari, la birra starà troppo a contatto con la luce e si ossiderà, generando sapori poco graditi. Quindi la miglior cosa è usare bottiglie dal vetro spesso e di colore marrone per preservare a lungo il gusto della tua birra. 6. Controllare la temperatura. La temperatura per fare la birra è molto importante, ma con semplici accorgimenti puoi fare la birra in casa in qualsiasi momento dell'anno. Abbiamo visto che nella maggior parte dei malti pronti c'è un ottimo lievito generico che lavora tra 18 e 24 gradi, ma se si sceglie di utilizzare un lievito specifico, le temperature potrebbero cambiare. Oppure quando è inverno o estate potrebbe essere difficile mantenere la giusta temperatura. Il modo più semplice in inverno e in estate è quello di utilizzare dei lieviti specifici che lavorino alle temperature che abbiamo a disposizione. Altrimenti esistono dei sistemi per mantenere stabile la temperatura sia in estate che in inverno. Per alzare la temperatura quando fa freddo si può usare un cavo riscaldante. Il cavo si mette attorno al fermentatore. La cosa migliore è collegarlo a un termostato. In questo modo possiamo impostare sul termostato la temperatura che vogliamo mantenere, mentre la sonda del termostato rivelerà se la temperatura sta scendendo. Quando la temperatura scende, il termostato accenderà la fascia e riporterà la temperatura a quella impostata. Semplice, no? In estate invece si può utilizzare una camera di fermentazione. Si può costruire una semplice scatola in polistirene con nastro isolante, dove mettere il fermentatore e un paio di bottiglie di acqua congelata, da cambiare un paio di volte al giorno. In questo modo la temperatura nella scatola sarà più fresca rispetto a quella ambientale. Per chi ama l'attrezzatura più professionale, invece, basterà usare un frigorifero o un congelatore a pozzetto, collegato a un termostato. Come per il cavo riscaldante, il termostato attiverà il frigorifero ogni qualvolta la temperatura sia in aumento. Un ultimo sistema è quello di acquistare un fermentatore troncoconico easy grain e integrarlo con una serpentina di raffreddamento. Tramite un sistema a pompa di ricircolo, quando la temperatura sale, il termostato attiverà la pompa che preleverà l'acqua fresca dal contenitore che avremo organizzato e la farà circolare all'interno della serpentina, raffreddando il mosto. 7. Prova la tecnica EPG. Sei una persona che non si accontenta, hai già sperimentato di tutto e ora vuoi ancora di più? Bene, fai un passo in avanti nel mondo della birra fatta in casa e prova la tecnica EPG. Si tratta di una tecnica intermedia tra il malto pronto e il metodo usato in birrificio. Ti occorrerà poca attrezzatura in più e un po' più di pazienza, ma vedrai che questo metodo ti conquisterà. Questa tecnica prevede di utilizzare il beer malt, cioè l'estratto di malto non luppolato. A questo va aggiunto un infuso di grani speciali che daranno colore e aroma alla birra. Si fa un piccolo lavaggio per recuperare tutti gli zuccheri dal malto in grani e in questo modo si ottiene il mosto. Si procede quindi con la luppolatura, andando a far bollire il mosto per un'ora e aggiungendo i luppoli in diversi momenti specifici. In questo modo otterremo dal luppolo amaro, aroma e profumo. Subito dopo si procede col raffreddamento e riempimento del fermentatore e da lì in poi il procedimento è identico a quello dei malti pronti. Ovviamente sullo shop di Birra Mia trovi diversi kit di ingredienti già pronti per poter produrre i migliori tipi di birra con la tecnica EPG e sono completi di dettagliate istruzioni. Ora conosci tutti i trucchi per migliorare la tua birra da malto pronto e anche di più. Facci sapere nei commenti quali sono i trucchi che finora hai provato e quali sono quelli che ti piacciono di più. Se il video ti è piaciuto metti un pollice in su, iscriviti al canale e attiva la campanella degli avvisi. Per oggi è tutto e noi ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video. Buona birra a tutti!